Zibù stava innaffiando i fiori quando dal cielo arrivò un boom fortissimo. Saltò in aria dallo spavento e diventò giallo come un limone. Nel mezzo del giardino c'era un tappeto rosso con fili dorati, fumante, con un buchetto sull'angolo. Ai! Disse il tappeto. I tappeti non parlano! Urlò Zibù diventando viola. Questo sì! Disse il tappeto sistemandosi i fili dorati con aria offesa. Di solito atterro molto meglio. C'era un piccione in mezzo alla traiettoria. Un piccione? Un piccione molto stupido. Comunque mi chiamo Filù. E tu sei Zibù, giusto? Zibù si bloccò. Come sai il mio nome? Me l'ha detto un certo Rido. Zibù spalancò gli occhi. Rido il cammello? È lui che mi ha mandato da te. Dice che sei il camaleonte più coraggioso che abbia mai incontrato. Zibù diventò rosso d'imbarazzo. Sali! Disse Filu. C'è qualcuno che ti aspetta nel deserto. Chi mi aspetta? Chiese Zibù aggrappato con tutte le zampe. Una volpe di nome Ali Baba. È nei guai grossi. Ha sentito parlare di te da Rido e ha chiesto il mio aiuto per trovarti. Rido ha parlato di me? Ha detto che una volta sei sparito davanti a un orso 3 volte più grande di te per salvare un nido di uccellini. Zibù diventò rosa. Non era un orso grandissimo. Ha detto anche che eri terrorizzato. Quello è vero. Filu rise, un suono strano, come vento tra i fili dorati. Sotto di loro il verde sparì. Arrivò il giallo, poi l'arancione, poi il rosso bruciato nel deserto. Zibù allungò una zampa fuori dal bordo. L'aria era secca e calda come un forno. Diventò color sabbia, senza volerlo. Sei sparito. Disse Filu. Dove sono? Urlò Zibù in panico. Sei ancora lì. Sei solo del colore sbagliato. Sotto di loro una volpe rossa correva velocissima, inseguita da 40 cavalieri. Scendi, scendi, scendi! Urlò Zibù. Filu si tuffò impicchiata come un fulmine. La volpe vide il tappeto, lo riconobbe subito e saltò su senza fermarsi. Filu, sei arrivato. Detto e fatto. Disse Filu. Ti ho portato Zibù. Ali Baba si girò, guardò Zibù con gli occhi spalancati. Sei tu? Rido mi ha parlato di te per ore. Cose belle, spero. Disse Zibù imbarazzato. Ha detto che sei il camaleonte più coraggioso e più pauroso che esista. È accurato. Ammise Zibù. I 40 ladri urlarono sotto di loro. Presentazioni dopo. Disse Filu schizzando in alto. Ali Baba, spiegagli il piano. Ho trovato la mappa del tesoro sotto le piramidi. Disse Ali Baba tirando fuori un rotolo antico. I ladri vogliono l'originale. L'ho nascosta, ma loro hanno fatto una copia. Senza le ultime istruzioni non trovano niente. E le ultime istruzioni? Sono nell'originale, che è nella tenda del loro capo. L'accampamento era enorme, fuochi ovunque, guardie che camminavano avanti e indietro. Ci vado io. Disse Zibù. Sei sicuro? Chiese Ali Baba. No, Disse Zibù onesto. ho una paura tremenda. Rido aveva ragione. Disse Ali Baba sorridendo piano. Zibù rise nervoso, poi si concentrò. Sabbia, notte, buio. Sparì. Si mosse lentissimo tra le tende, una zampa alla volta. Una guardia si fermò a 3 centimetri da lui e sbadigliò in faccia a Zibù. Zibù trattenne il respiro per 10 secondi interi. La guardia si grattò la testa e andò via. Zibù entrò nella tenda del capo, trovò il rotolo e lo prese. Uscì senza fare un rumore. Quando tornò da Ali Baba e Filu stava tremando da capo a coda. Ce l'hai fatta! Bisbigliò Ali Baba con gli occhi lucidi. Il coraggio non è avere paura, è farcela lo stesso. Le piramidi erano enormi, più di qualsiasi albero del villaggio. Zibù aveva il naso all'insù e inciampò 4 volte.
4. contò Filu, Smettila! disse Zibù. La mappa li guidò fino a una porta nascosta tra le pietre. Ali Baba l'aprì piano piano. Un corridoio buio e fresco si aprì davanti a loro. In fondo qualcosa brillava, ma non era una luce normale. Era colorata. Cambiava: verde, blu, viola, oro, rosso. Cos'è? Bisbigliò Zibù, Non lo so. disse Ali Baba. La mappa finisce qui. Io ho una brutta sensazione. Disse Filu. Si avvicinavano lenti. Più si avvicinavano, più i colori diventavano forti, caldi, vivi. Zibù diventò di tutti quei colori insieme senza volerlo. Ali Baba allungò una zampa verso la luce, Non toccare! disse Filu. Ma era già tardi. La porta si aprì con un cigolio lungo e misterioso. Una luce accecante li investì tutti e tre. Zibù fece un passo dentro e il portale lo risucchiò. Whoosh! Poi Ali Baba e whoosh! Poi Filu, che urlò una cosa incomprensibile mentre spariva. Poi risero, tutti e tre nell'aria, che volavano verso un cielo viola con alberi argentati e acqua che scorreva verso l'alto. Dove siamo? Urlò Zibù diventando di 20 colori insieme. Non lo so. Urlò Ali Baba con la coda dritta in aria. L'ho detto che aveva una brutta sensazione. Urlò Filù. Ma nessuno dei tre aveva paura. Avevano qualcosa di meglio, la curiosità. E quando è la curiosità nel cuore, qualsiasi posto diventa un'avventura. Fine. Per ora. Buonanotte piccini, buonanotte mamma e papà. Alla prossima puntata. Mua! Buonanotte.